un piatto da re. Invitate gli amici a casa, non gli dite niente di quello che si stanno a mangiare e impazziranno. Ve lo prometto, ve lo giuro. Questa è una ricetta per chi ama il quinto quarto. Noi romani siamo dei golosoni di quinto quarto, perché ci piace la coda, ci piace la pagliata, il fegato, i rognoni, l'animelle, tutto. E noi amiamo sia il quinto quarto del bovino che quello dell'ovino. In questo caso c'è la regina del quinto quarto. Chi sarà mai? La signora Pagliata. E oggi ve la faccio in un modo diverso. Vi ci faccio una pasta in bianco con la carciofella, pecorino romano e menta. Questa è la regina, la Pagliata. Eccola qua, guardate che bella. Poi c'è la carciofella, sui carciofi quelli piccolini, un cipollotto, il limone per non far ossidare i carciofi, un pecorino sardo che ho portato dalla Sardegna, stupendo. Poi abbiamo dell'aglio fresco, peperoncino, tortiglioni e poi c'è un olio buono. Oggi c'ho questo qua, Licinius viride. Poi assaggiamo com'è. Allora, iniziamo subito dalla cosa un po' più complicata, tra virgolette, come dicono a Roma, dei capi carciofi. Sfogliateli. Questi sono i carciofi, si chiama carciofella qui a Roma e sono gli ultimi carciofi che si trovano. Sono quelli più piccoli della pianta, non so il carciofone quello bello grosso così, il romanesco, il cimarolo, quello che sta proprio in cima, perché cimarolo in cima alla pianta. Questi sono quelli piccolini, sono quelli un po' più sfigati, però sono altrettanto buoni. Questi sono quei famosi carciofi che poi vengono puliti e fatti sott'olio. Anzi, a proposito, volete che fa una ricetta dei carciofini sott'olio? Scrivete nei commenti. Tagliamo la parte, diciamo la cima del carciofo e poi io cerco di prendere proprio di arrivare alle foglioline quelle chiare. Qualcuno mi dirà sprechi troppo, non me ne frega niente, voglio che mangiarmi tutto, non voglio sputare niente, voglio che tutto quanto sia tenero e buono e saporito. Guardate come sto pulendo questi carciofini, che robetta, vai, un po' di succo di limone, così non si ossida. E poi vi ricordate quella cosa che vi ho insegnato? Prendete un pezzo di carta assorbente, la bagnate con l'acqua acidulata, diciamo, di acqua e limone, così non si ossida la parte che viene a galla. Cioè, presente il morto a galla, così, ecco, lo stesso fa il carciofo, e poi diventa tutto abbronzato. No, lo vogliamo bianco. Aglio fresco, così oggi faccio così perché questo è buono, è leggero, non si sente, quindi abbondo. Poi, e l'olio nostro, così assaggiamo. Dobbiamo assaggiare? Oh. Bello, erbaceo, un po' di carciofo si sente dentro. Già sta il carciofo qua dentro, già non vedete il carciofo. Ci sta, bozza, è buono, complimenti. Ormai sono diventato per voi un vostro consulente, dai, perché ogni tanto tanti di voi mi scrivono: posso mandarti l'olio che faccio io? Io vi ringrazio a tutti quanti quelli che mi mandano l'olio, grazie a tutti quanti veramente di cuore, e veramente tutti fate un grandissimo lavoro, perché chi fa l'olio non guadagna una lira, anzi ci perde i soldi, quindi vanno incoraggiati e bisogna comprare l'olio buono, l'olio italiano vero dei piccoli produttori, avete capito? Non quei bottiglioni da 3 euro, 4 euro che comprate al supermercato. Aiutiamo queste persone che ci mettono il cuore e fanno tanti sacrifici per darci questo prodotto. Allora, abbiamo questa bella carciofella, ora ce la tagliamo in modo tale, guardate che belli, spettacolari, guardate qua, spettacolari, così a spicchietti, belli, credo deve essere una cosa carina, se sono piccoli pure in 4 parti, è un mosaico, è una cosa deliziosa, è una miniatura, è bello. E lo sapete quanto costano questi carciofi? 20 centesimi l'uno, quindi potete divertirvi a un prezzo, al mercato però, al mercato, quindi già sto a sentire, ma quando beata a te, quando c'è il tempo di andare al mercato? Ce l'hai il tempo, solo che non ci vuoi andare, lo so, quindi tu devi dedicare un giorno al mercato, poi quel giorno che prendi tutte quante la spesetta, le verdurine soprattutto, che sono molto più buone, poi dopo che fai? Te le pulisci, te le cuoci anche, te le puoi anche lessare, perché così già c'è la verdura bella cotta, e durante la settimana ti mangi la roba buona. Aglio, tanto e abbondante, carciofella, sale, facciamo rosolare per bene. Preparatevi subito un po' d'acqua. Ecco qua. Vedete? Già non si vede più olio. Sta quasi, non dico bruciando, ma ci siamo quasi, Poi, acqua. Come mia madre ormai sono diventato. Busta di carta senza inchiostro, per quelli che hanno detto che c'era l'inchiostro la volta scorsa. Pulita, vergine.
L'apriamo in due, così abbiamo possiamo coprire più superficie e mettiamo così. Tiè, beccate questa, vai. E ci mettiamo pure un bel coperchio. Abbassiamo il fuoco, lo portiamo a metà, quindi a media potenza, anche col gas o l'induzione, volete voi. Quanto dobbiamo aspettare? Quelli sono piccoli piccoli, 6 minuti e sono pronti, anche 5, dai. Allora, non cominciate, che schifo! No, 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 non ve lo permetto di dire che schifo. Queste sono ciambellette di pagliata. Quello che vedete, questo qui, è il latte, perché la vitella da latte si chiama così perché ha solamente mangiato il latte, non ha mai mangiato l'erba, quindi è... Avevo sentito questo odore? Yeah. È perfetto, sa di latte. È una cosa eccezionale. E vi faccio vedere come si fanno. Questa è la pagliata quando è intera, no? Così. Taglio la lunghezza che mi interessa con la pelle della pagliata, quindi con la pellicina della pagliata. Questo lo fa il vostro macellaio proprio di sta Roma, perché sennò vi dice ma chi è sta roba? La pagliata è buona, quella di vitello da latte, perché ha sempre mangiato il latte. Se prendete dei vitellone o bovino adulto, là che ci sta l'erba, tutta quella roba verde, cioè, allora la proprio dalla marchese del grillo, vedo, ti stai mangiando la merda, invece qua ti stai mangiando il latte che è stato leggermente digerito, ok? Allora questo lavoro potete farlo anche con lo spago da cucina, però così è più buona, perché te mangi tutto, a un boccone te mangi tutto, fai il... Io vi assicuro una cosa, voi che state vedendo adesso, c'è un profumo, ma non è tanto per dire, sai, dici sempre le stesse cose, Max, no, è proprio, ci sta pure qua Camera Puma che mi dice niente, che lei è schifosetta, e lei per non dirmi niente significa che pure lei sente questo profumo eccezionale, leggo bene, perché ho paura che poi mi esce tutto, perché il bello è quando tu c'hai la possibilità di avere sia la consistenza della pagliata del budellino esterno e sia poi assaggiare quello là che c'è all'interno, il latte interno, e quindi è buono. Quando la mangi che è tutta quanta svuotata dal latte, c'è un altro gusto, c'è niente da fare. Poi io dico, ma chi vi ha mai fatto vedere come si lega la pagliata? Ma avete capito come si lega la pagliata? Spellandola e poi usando la pellicina per legare, poi si mangia tutto un boccone. Ah, vedete? Qua si sta bruciando? No, è perfetti so, guardate qua. Ciao pure mi saranno bruciati, invece no, chi è? In tempo, in tempo, in tempo. Saranno morbidi? Lo sentiamo subito. Buono. E li mettiamo tutti qua dentro. Ecco, così una cosa l'abbiamo fatta, semplice, 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 abbiamo messo un attimo. Questa è una ricetta saporita, gustosa. Se invitate qualcuno e gli fate mangiare la pagliata, i carciofi, non gli dite che gli state a far mangiare, fate a sorpresa. Proprio così, ti faccio mangiare una cosa speciale, comparato da Max, poi ti dico, fate come ho fatto io. Una volta ho fatto così a una cena, che ho fatto mangiare la medusa, nessuno sapeva che stava mangiando la medusa, e il piatto si chiamava chiudi gli occhi e magna, e zitto. Dopo gli ho detto, state mangiando la medusa? Ah, adesso scommetto che lo direte a tutti quanti i vostri amici, oh, sai come mangia la medusa? Così poi si fa, no? Normalmente. Do una pulita alla padella, così, ecco qua. E poi rimettiamo sul fuoco, olio abbondante, cipollotto, facciamo rosolare un po' il cipollotto, ma più che rosolare appassire leggermente. Un goccetto d'acqua metto, alzo il fuoco al massimo, via, e incominciamo a mettere stanellini, così. Belli, spettacolari ragazzi, mamma mia. Questo è un piatto da re saporito, gustoso, buono. Apriamo un goccio di vino, vieni qua. Eccolo qua. Oggi abbiamo un vino un po' così rustico. Questo è il non filtrato di Val dell'Ovo, è un vino che io amo. È molto, guardate com'è, non è limpido, è un po' diciamo, è non filtrato, quindi è un po' così, no? Vedete, è un po' torbido. E ci sta, se fate caso, vedete c'è anche della posa sotto. Guardate, sembra proprio il vino di una volta. Mo' sfumiamo. Ecco qua. Adesso a questo punto possiamo già calare i tortiglioni. A Matteo,
Mo provo la pasta corta, fino adesso ho provato la pasta lunga, è andata bene, mo provo la pasta corta. Guardate questa pasta, è fantastica, è fatta tutti quanti con grani coltivati in Toscana, acqua salata in piena ebollizione, vai, tiè. Questo è un pecorino che ho comprato in Sardegna. Un ragazzo ha un caseificio, lui lo chiama caseificio rurale, è qualcosa di pazzesco. È un pecorino sardo, vedete, non è proprio tantissimo stagionato. Lui si chiama Sinnos, lo voglio aiutare perché è un ragazzo stupendo e vi posso dire una cosa, ho fatto la degustazione di formaggi pazzeschi, partendo dai formaggi freschi da ricotta, arrivando ai formaggi erborinati, ognuno aveva un gusto diverso e tutto al latte crudo. Questo per dirvi che tante volte quando vai nei caseifici i formaggi si assomigliano un po' tutti quando vai da un caseificio. Questo ha fatto veramente complimenti, dei formaggi pazzeschi. Intanto comincio a preparare quello che devo grattare. Guardate che bella buccia, ma la buccia dovete sentire voi, guardate questa, oh, un paio che buona, una speciale, menta proprio, stavolta prendo proprio la menta, appena appena, non esagerate perché non deve sovrastare il profumo e il gusto della pagliata e dei carciofi, deve soltanto accompagnarla per mano. Sciacquatina, così, e adesso metto anche i carciofi. Un po' di peperoncino secco, poco poco. Mettete un coperchio, abbassate il fuoco, 8 minuti, tempo di cottura la pasta e vedrete che poi tutti quanti i gusti saranno un'orchestra sinfonica. Guardate l'acqua come è diventata bianca, questo è segno di qualità. Quando la pasta lascia tutto questo bianco, vado, butto dentro, così. Questi si stanno a tuffare qua dentro, sti tortiglioni, e qui si ameranno, si ameranno. Mo facciamoli ben insaporire, piano piano. Adesso le ciambellette, Mamma mia, che roba. Se le ciambellette si rompono non succede niente, ragazzi, tranquilli. Va mangiato lo stesso, è buono lo stesso, Questo tra l'amido della pasta, un po' di latte della pagliata che è uscita. Guardate che spettacolo. A fuoco spento, una grattata generosa, ma veramente generosa, di pecorino. Se ci provate, vedete questo pecorino, compratelo che è fantastico. Però potrebbe anche andare bene senza che andate a impazzire, tipo un fiore sardo, un pecorino anche romano, però attenzione non troppo forte perché sennò copre la dolcezza della pagliata, quindi deve essere un qualcosa che l'accompagna, capito? Guardate che crema, pazzesca ragazzi, pazzesca, senti, altro che The Sound of Love, ah, questa è te in piatta, questa è da mangiare così, entra la padella, stratosferica. Bellissima. Voi quando avete mia madre, che mia madre la fa soltanto col pomodoro, dice non ci ho mai provato a farla bianca, pagliata, ma guarda che spettacolo che ti ho fatto. Che fai? Te privi? Il ragnoso lo vuoi mettere? Mettilo un altro pochetto. Pizzica poco. Un altro pochetto di peperoncino così, guardate che bella. Oggi è esagerato, col ghiaccio, Che fai? La pagliata si mangia col vino, La ciambellina, prendo tutto, faccio un boccone di quelli miei da caimano. Sono frastornato. Dove stai? Non ti vedevo più. Non puoi capire che è buono. Un piatto da re. Invitate gli amici a casa, non gli dite niente di quello che si stanno a mangiare e impazziranno. Ve lo prometto, ve lo giuro, ve lo assicuro. Che vi devo dire? Devo firmare qualcosa, vi firmo qualcosa. Voi però scrivetevi. Alla prossima ricetta.